con Paolo Bossoni, uno degli ultimi professionisti che ha avuto Parma nel ciclismo. Paolo è di Busseto, abbiamo appena fatto un passaggio proprio sull'arrivo della Milano-Busseto che lui ha vinto. Paolo era lontano 1997. Paolo, È passato un po' di anni, un po' di anni sono passati, cerchiamo un po' di ricordare il periodo, quando hai cominciato qui a Ma Busseto. diciamo che sì, quando ho cominciato c'erano veramente tanti giovani che andavano in bici a differenza di adesso. Ho cominciato perché davanti a casa mia facevano sempre le corse, tutti i bambini, io dalla finestra, che bello, che bello. Allora un giorno mio papà mi ha portato e da lì è cominciata la storia del Bossoni ciclista, dai. Sempre con grande passione. Diciamo che c'era una grande squadra a Busseto, che era il Veloclub Busseto Ibis, che ha fatto degli anni storici. Poi piano piano siamo aumentati, Busseto, Fidenza, Piacenza, fino al professionismo che ho girato un po' l'Italia, dai. I ricordi che rimangono indelebili sicuramente la Milano Busseto, da bussetano sono l'unico e penso che andando avanti nessuno potrà continuare questa tradizione, averla vinta passando dal Palio di Arrecciotto, bellissima gara dilettantistica, Sant'Ermete. Ho avuto la fortuna di fare i mondiali a San Sebastian e ho fatto anche i mondiali da professionista ad Hamilton, sono rimasto in panchina, però va bene, dai. Le mie origini sono di Busseto e come avevo detto prima la grande squadra di cui mi sono innamorato era l'Ibis Busseto, dove c'era il padre di un mio compagno di avventure, Alice Rastelli, c'era suo papà Fausto che ci allenava. Mi ricordo che da piccolini ci allenavamo nel piazzale della piscina che allora c'era a Busseto, facevamo tutti gli allenamenti lì che eravamo in sicurezza e diciamo che adesso purtroppo non si riesce ad avere una squadra, però insomma diciamo che il nostro tempo l'abbiamo fatto. Ritornando a quei tempi mi ricordo sempre dove ci riunivamo per le partenze delle gare, questo mitico pedalino che è ancora in uso e lo stiamo usando anche noi per l'organizzazione della Milano Busseto, quindi è un ricordo che però sfruttiamo anche adesso. Sono passato professionista nel 99 e diciamo che l'inizio è stato un po' difficoltoso, però già l'anno successivo sono riuscito a vincere la tappa alla Vuelta, che ho battuto un certo Oscar Freire in maglia campione del mondo, un signor velocista di nome Eric Zabel. Infatti il primo istinto che ho fatto appena passata la linea del traguardo, ho messo le mani in testa e ho detto che cosa è successo, cosa ho fatto. E nella squadra accantinato l'ho corso dove c'era un certo Danilo Di Luca che tutti si ricordano, c'era Nicola Minali, velocista fortissimo, c'era quel Gabriele Colombo che vinse la Milano-Sanremo, quindi questo è stato l'inizio. Ho iniziato nella cantina Tollo, poi sono passato alla Lampre, sono passato alla Fassa Bortolo, ho passato tanti campioni, Cunego, Ballan, Weinstein, Petacchi, quindi un po' di personaggi diciamo del mondo professionista l'ho vissuto. Il Re Leone, non posso dimenticarmi il Re Leone. Ho il rammarico di non aver conosciuto Indurain, Bugno, Chiappucci, però l'età era diversa, quindi non potevo fare diversamente. Nel 2003, come non ricordare il Tour de France, al chilometro zero eravamo già in fuga in 10 o 12, tra cui c'era anche l'italiano commesso. Per fartela molto in breve, siamo arrivati alla fine, a 15 km dall'arrivo parte i primi scatti. Il primo scatto è andato in fuga a Knaven e per mia sfortuna non siamo mai più riusciti a prendere, ho fatto secondo. Questo è stato un grande rammarico. Dopo mi sono consolato, tra virgolette, con la vittoria alla Coppa Sabatini nello stesso anno e con la convocazione ai mondiali di Hamilton. Però il Tour de France è il Tour de France, ce l'ho nel cuore. Altri due momenti che sarà difficile dimenticare, i due campionati italiani dove sono arrivato a un passo dalla maglia tricolore, però non l'ho mai indossata. Nel 2004 che vinse Cristian Moreni, eravamo in fuga 10 e 11 e io feci quarto.
Invece sono andato vicinissimo al campionato italiano del 2007 a Genova. Eravamo in fuga in 4, io, il povero Rebellin, Murro e Visconti. Io avevo battezzato Rebellin perché pensavo che fosse il più forte, e invece Rebellin, diciamo che non era così forte, e Visconti sì. E purtroppo su questo strappetto qua non sono riuscito a riprendere Visconti, e per mezza ruota ho perso il campionato italiano. E quindi sono due momenti che rimangono dentro di te, ma molto rammarico. Un piccolo sogno però l'ho realizzato vincendo la Milano Busseto. Quando ero piccolino vedevo questi corridori sfrecciare, che mi ricordo Moser, mi ricordo Lombardi che la vinse 2 anni consecutivi. Io ci sono andato vicino anche lì, ma ho vinto nel 97, ho fatto secondo nel 98. Ed ora la organizzo io insieme ad altri ragazzi amanti del ciclismo. Non possiamo più partire da Milano per ovvi problemi logistici, però partiamo da Busseto e arriviamo sempre a Busseto. È una classicissima di primavera, e finché che riusciamo cercheremo di portare avanti questo grande nome. Adesso vi saluto tutti, ciao, alla prossima! Que ha conseguido en la vuelta su primera victoria como ciclista profesional en una llegada muy ajustada con Lombardi a 44 segundos.